Capitolo quinto. Il nome nell'evento. Se i cristiani riuscissero a immaginare d'avere una sola chiesa, e in quella l'unico tabernacolo per tutta l'estensione della loro presenza nel mondo, e che tale chiesa venisse distrutta senza la possibilità di ricostruirla altrove fuorché in quel preciso luogo e, di più, al loro dolore fosse tolta qualsiasi eco fra le nazioni, solo allora essi potrebbero comprendere qualcosa della tragedia che colpì Israele nel 587 a.C., allorché venne distrutto il Tempio insieme con la città delle promesse fatte a David, quando del nome non rimase alcun segno sulla terra, né culto, né rappresentanza, fuorché un popolo disperso, asservito e un nome umiliato, fra lo scherno di tutti. Se poi portassimo una ineludibile attenzione sul fatto che, le guide spirituali di questo popolo non temevano di attribuire alla severità del loro Dio l'azione diretta di distruggere per punire e indurre a conversione, bisogna dire che tutto ciò era veramente eccessivo perché i profeti potessero ripromettersi che un popolo schiacciato avesse la forza di sostenere e amare una tale dottrina. Se ne deve arguire che in mezzo a un tale popolo vi fosse una presenza superiore, attiva e condolente, la quale impersonasse la parte più dolorosa di questo evento, per mezzo del suo nome, divenuto servo ubbidiente, d'un disegno che troverà nel Cristo il suo adempimento. Parte 20. L'umiliazione di Sion. La sposa desolata. Per comprendere cosa significasse la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, è bene rifarsi all'idealizzazione della città santa che troviamo nel libro dell'Apocalisse, dove non Roma o Atene, ma la borgata davidica annidata sul pendio meridionale del colle di Sion, viene presentata nel suo modello celeste, così. Vidi poi un nuovo cielo e una terra nuova. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. Apocalisse 21,13. Dal tipo celeste, si potrà arguire l'importanza teologica della Gerusalemme terrena in tutta la storia della salvezza. L'identificazione della città con la dimora del nome, e quindi con il Tempio, la destina a essere, per ciò stesso, futura madre di tutte le genti. Già prima dell'esilio Isaia poteva scrivere: Alla fine dei giorni, il monte del Tempio di Yahweh sarà elevato sulla cima dei monti, e sarà più alto dei colli. Vi affluiranno tutte le nazioni. Verranno popoli numerosi e diranno: Venite, saliamo sul monte di Yahweh, al Tempio del Dio di Giacobbe, affinché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Isaia 2,23. Se la distruzione della città fu una catastrofe anche teologica, per esprimere questo dolore, la tradizione rabbinica attestata dal Talmud diceva che in cielo Dio si levava e ruggiva come un leone a ognuna delle 3 veglie della notte, per aver fatto bruciare la sua casa e aver mandato in esilio i suoi figli a causa dei loro peccati. È un modo di dire tipico della mentalità rabbinica, in tutto caratteristica per la sua maniera di parlare di Dio, liberamente ma senza detrimento alcuno della sua trascendenza. In tema di testimonianze extrabibliche potremmo prendere, come vera eco di questa bellezza distrutta, le liturgie del Triduo Pasquale durante la Settimana Santa, allorché la Chiesa celebra la morte del Cristo. Sono l'autentico muro del pianto cristiano, e crediamo che nessun commento o indagine teologica possa essergli confrontata, in quanto interpretano meglio di chiunque lo strazio per la distruzione del Tempio nella sua dimensione profetica, che è quella del corpo del Messia ucciso. Il cristiano non può omettere il cammino a ritroso, dal sepolcro del Cristo al Tempio distrutto, al fine di comprendere cosa sia stata allora la passione del nome, nel cuore dei profeti e dei salmisti che ne furono gli spettatori e i grandi interpreti. Riguardo a costoro però non va omessa la constatazione che gli apostoli furono i testimoni insieme della morte e della risurrezione del Cristo, 2 eventi unificati in un unico annunzio, mentre gli antichi spettatori della distruzione di Sion e del Tempio furono testimoni della sola lunga passione del nome. E tuttavia il profetismo biblico riuscì a sostenere l'evento dell'umiliazione di Sion,
con il sovrumano mezzo della sola speranza nelle promesse, molto più ardua che la fede in un annunzio di avvenuta risurrezione. Da questo punto di vista, crediamo che la speranza biblica di allora sia il diretto corrispettivo della risurrezione del Cristo, tant'era contro ogni speranza. Figura e adempimento. Appunto, noi vogliamo incominciare da ciò che nel cristianesimo significano l'uccisione del Cristo, e insieme la sua volontaria offerta alla morte, in obbedienza alla volontà del Padre. Sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Luca 22,42. Delitto e offerta, offerta volontaria e ubbidienza. Quando non apparissero termini inconciliabili questi, potrebbe dirsi che allora un certo torpore fa ignorare il potente decoro di cui si ammanta il silenzio della fede davanti al mistero. Non possono essere appaiate senza fremito due attribuzioni tanto distanti, l'una creata dalla responsabilità degli uomini, e l'altra ordinata alla manifestazione della bontà di Dio. Se la responsabilità dell'uomo scagiona Dio dall'accusa d' aver consegnato nelle nostre mani il proprio figlio, Giovanni 3,16, anzi ne rivela la volontà redentrice, questo disegno non di meno implica il nome in un'oscurissima opera di santità e di salvezza. Insomma, un'offerta d'amore non avrebbe dovuto essere coinvolta in una responsabilità pari a quella dell'uomo nel risultato, che è la morte del Cristo. Ma la fede dice proprio questo. Ebbene, il parallelo con la distruzione della città ove aveva sede la dimora del nome è perfetto. Noi abbiamo visto, e vedremo ancora come profeti e salmisti, pur assegnando al tradimento dell'alleanza la sventura caduta su Sion, non manchino mai di osservare che il castigo è opera del sopruso degli uomini, i babilonesi in questo caso. Di qui le loro invettive contro le potenze mesopotamiche. E tuttavia, d'ambedue i fatti, distruzione del tempio gerosolimitano e distruzione del tempio del corpo, Yahweh è la causa prima e, a quanto ne dice la lettera agli ebrei, anche il sapiente architetto. La premura teologica dei profeti, di non far apparire Yahweh come un Dio, a cui la storia degli uomini fosse sfuggita di mano, insiste nel dire che è Yahweh che chiama assiri e babilonesi a compiere il verdetto sul popolo dell'alleanza, e questo non per implicarlo in una responsabilità che non poteva avere, ma per dimostrare che egli opera nella storia, dove l'iniquità opposta dall'uomo non gli crea disfatte né disorientamento. Intanto, lo scopo di contestare radicalmente la sovranità del male nei suoi tentativi di impadronirsi della storia dell'uomo, compromette il nome davanti allo specchio che l'orgoglio dell'uomo gli mette davanti, e cioè, che Yahweh riveli la sua bontà negli stessi mezzi temporali, per i quali la volontà degli uomini si dimostra iniqua, era e resta una proposizione accettabile soltanto ai grandi spiriti della fede, che Dio aveva scelto quali suoi messaggeri e testimoni davanti alla storia. Quindi se Gerusalemme, dimora della sua presenza nella storia, lo tradisce come un amante da mercato, egli la ridurrà a una tana di volpi, a un letamaio d'ossa umane, come dice Geremia senza ombra di ripensamento, e qui il crudo linguaggio dei profeti è pari alla loro tenerezza, come quella d'una belva ferita negli affetti, altrimenti come avrebbero potuto dire letteralmente altrettanto dello stesso Yahweh. Io li assalirò come un'orsa privata dei suoi figli. Osea 13,8. Li abbiamo uditi, se non che, in questa lotta per la rinunzia al proprio onore, Yahweh sorpassa tutti, la trascendenza si immerge nella storia e quasi vi si infanga. Per leggere in questa avventura non c'è che da ricorrere ai salmi, e vedere come i credenti continuassero a pregare sui presupposti d'una protezione che, almeno temporaneamente, era stata delusa. La tensione di questa fiducia può essere inquadrata dal seguente passo apocalittico del profeta Gioele, dove Gerusalemme è vista come il luogo dal quale Yahweh giudicherà la storia degli uomini. Yahweh ruggisce da Sion, e da Gerusalemme fa sentire la sua voce. Tremano i cieli e la terra. Ma Yahweh è un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Voi saprete allora che io sono Yahweh, vostro Dio, che abito in Sion, mio monte santo, e luogo santo sarà Gerusalemme. Per essa non passeranno più gli stranieri. In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo, e latte scorrerà per le colline. Tutti i torrenti di Giuda saranno gonfi d'acque. Una fonte zampillerà dalla casa di Yahweh. Giuda sarà sempre abitata, Gerusalemme di generazione in generazione, e Yahweh avrà la sua dimora in Sion. Gioele 4,16-21. La capitale della speranza.
Ora l'idea di Sion quale luogo della dimora e, in definitiva, centro della storia universale, trova nei Salmi la sua massima esaltazione, poiché nella Bibbia nulla meglio della preghiera esprime e comunica idee e contemplate speranze. La città della dimora viene indicata anzitutto dall'abbondanza delle sue acque, vedi Salmo 46,56. L'uomo biblico ha sete, poiché assetata è la terra che abita, quindi l'acqua è vita e fecondità. Ninive si giova delle acque del Tigri come d'un baluardo. Alla pari di Babilonia e di Tebe, in Grecia l'acqua è abitata dalle muse, nelle terme romane diventa svago e piacere. Quella che la Repubblica di Platone non degna nemmeno d'una menzione, segnala nella Bibbia la beatitudine della comunità messianica, il Tempio stesso è visto come una sorgente, e la ricchezza d'acque farà di Gerusalemme la città della salvezza universale. Incamminate verso di lei, le genti. Danzando canteranno. In te sono tutte le mie sorgenti. Salmo 87. Anzi, nel Salmo 84 è detto che i pellegrini che si dirigono verso la casa di Yahweh, dove passano fanno scaturire sorgenti, li accompagna la pioggia con le sue benedizioni. Mentre ora, beviamo la nostra acqua pagandone il prezzo, dice la quinta lamentazione. Il castigo di Yahweh ha inaridito Gerusalemme. I fiumi intravisti sono diventati rivi di lacrime. Osserva la terza lamentazione. Altra visione di Gerusalemme frequente nei Salmi, è quella della città fortificata dalla presenza del nome. Il suo monte santo, altura stupenda, è l'esultanza di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi si è fatto conoscere come rocca. Fate cerchio intorno a Sion, percorretela tutt'intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, affinché narriate alla generazione futura che questi è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. Salmo 48. Secondo vari salmi, tutti coloro che hanno tentato di darle l'assalto, sono stati rigettati non dalle armate che Sion non possiede, ma dal terrore del nome che vi dimora, il nome del Dio delle schiere. Il suo respiro è terribile. Salmo 76,8. I nemici vengono sbaragliati da una forza invisibile, per la quale essi si spaventano dove non c'era da spaventarsi. Salmo 53,6. Un tremore li afferra come doglie di partoriente. Salmo 48,7. Ora invece. Le vie di Sion sono in lutto. Nessuno si reca più alle sue feste. Nella sua collera Yahweh ha fatto scendere le tenebre sulla figlia di Sion. Yahweh ha distrutto senza pietà tutte le dimore di Giacobbe. Ha abbandonato il suo altare, ha rigettato il suo santuario, ha consegnato in balia del nemico le mura delle sue difese. Ripete la seconda lamentazione. Yahweh dunque, umiliando Sion, ha umiliato il suo nome e la sua veracità. Il concetto di dimora del nome e quello di regalità di Yahweh da Sion sono abbinati in molti libri biblici, ma soprattutto nei profeti e nei salmi le due idee vengono unificate in un solo panorama, e messe arditamente a confronto con la realtà delle vicende dell'esilio. Là dove speranza e disperazione avrebbero dovuto cozzare e respingersi, o la sventura di solvere la confessione di tali credenze, vediamo invece che il nome resta sovrano sulla storia, anche in una condizione di debolezza. A differenza con quanto accadde per tutte le altre civiltà religiose del tempo, nelle quali distrutta la città, scompare anche la fiducia nel nome della divinità che vi era adorata. Nei salmi e nei profeti, la fede biblica ha continuato a valersi della disfatta del nome, come di una vittoria della sua santità sulla storia degli uomini. Ciò che sembrava aver sopraffatto il nome, in realtà lo annunziava e lo glorificava. Da questo punto di vista, le rovine di Gerusalemme sono un parallelo profetico del futuro sepolcro del Cristo, dal quale sarebbe sorta la nuova vita, sua e di coloro che credono in questa parola. Non è in questione qui quanto abbiamo già avvertito nella premessa a questo tipo di meditazioni, e cioè, quanto andiamo dicendo non implica alcuna mutazione nella trascendenza divina, la situazione non la tocca. Non diciamo invece che non la riguardi. Questo ci permette di riflettere sulla forma del suo intervento nella storia, proposto alla fede come cifra di lettura teologica dei fatti. Ora, siccome a questo intervento l'intero corpo biblico ha dato un nome, Yahweh, noi possiamo indagare sui modi nei quali questo nome vive nel tempo, poiché l'uomo che li medita è il piano in cui l'evento assume significato. Quando il Salmo 47 si interroga: Chi potrà salire al monte di Yahweh, e chi potrà stare nel luogo santo? Colui che ha mani innocenti e cuore puro, chi non induce al male l'anima sua, e non giura per ingannare.
La Bibbia dà la dimensione esatta del tipo di sovranità che il disegno divino persegue. Il cuore dell'uomo è la città dove Yahweh vuole stabilire il regno, il suo vero tempio. Gesù annunzierà esattamente questo alla Samaritana. Confronta Giovanni 4,21-23, specialmente i profeti Geremia, Isaia, Osea, Ezechiele insieme con i salmisti avevano insistito su questo tempio del cuore, da cui Yahweh era stato escluso, ma che essi profetizzano come futura arca, dove saranno scritte le parole d'una alleanza novella. La distruzione di Gerusalemme è quindi una liturgia profetica nella storia. Io spezzerò l'involucro del loro cuore, diceva Yahweh in Osea 13,8, e scriverò la mia legge sul loro cuore. Geremia 31,33. Questo superamento dell'aspetto puramente nazionalistico della distruzione di Sion e della dispersione dei simboli religiosi contenuti nel Tempio avverrà a vantaggio d'una rigenerazione universale del cuore. Trova in Geremia una enunciazione sintetica e completa. In quei giorni non si parlerà più dell'arca dell'alleanza di Yahweh. Nessuno ci penserà né se ne ricorderà. Essa non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme, trono di Yahweh. Là, nel nome di Yahweh, si raduneranno tutte le nazioni. Non seguiranno più l'ostinazione del loro cuore perverso. Geremia 3,16-17. Le promesse messianiche fatte a David tornano al centro della prospettiva della salvezza. Sion è stata umiliata perché Yahweh gradisce un cuore spezzato e umiliato. Salmo 50,19. Più degli olocausti posti sul suo altare. Sarà questa la dottrina di Gesù, figlio di David. Intanto, come Cristo durante l'ultima cena, ora Yahweh si china a lavare il cuore dell'uomo per prepararlo a intendere la desolazione del suo nome nel figlio crocifisso. Egli non disdegna di competere con l'uomo, scendendo nel suo tempo, durante il quale ogni proposta divina si scontra abitualmente con l'opposizione o la diffidenza. La prova di questa pietà fedele, che non lo umilia, la dà a tutte le genti, consegnando loro il proprio nome, per essere deriso, disonorato, inquisito da chi se ne scandalizzava, e anche brandito dallo zelo di chi lo serviva fedelmente. L'intera storia della Chiesa venne profetata in quei giorni, sui quali torniamo a dire, soltanto la liturgia pasquale sa gettare una luce immersa nelle ombre della compassione e del mistero.